Sette magnifici sette. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Vivian era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato ieri le terze tre coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, oggi finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Pamela Barretta. Chi è la nuova, presunta, fiamma di Tommaso Trussardi? Con Michelle Hunziker è di nuovo finita. La Hunziker viene vista in compagnia di Bastian Müller, imprenditore tedesco che vive a Francoforte e che sembra estraneo al mondo dello spettacolo. Dalle foto, pubblicate dal magazine Key, sembra che tra i due siano affiatati, anche se non hanno ancora confermato la relazione. Michelle ha detto: "C'è un grande gossip. È nata una grande storia d'amore". Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. C'è un ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi. O un riavvicinamento tra due persone che continuano a volersi bene. Le foto pubblicate su Gente mostrano i due insieme a Formentera, l'isola dove andavano spesso in vacanza, tra baci e abbracci. Nel settimanale Gente c'è scritto che, fortemente voluto da Calabresi, che dopo la rottura si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l'ex moglie. Quindi sembrerebbe che la coppia voglia tornare insieme. Speriamo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? Wanda ha detto sì, sono innamorata. Dopo settimane di chiacchiere, il gossip tra Wanda Nara e il rapper argentino, al secolo Elian Angel Valenzuela, lo conferma lei innamorata. Dalla Turchia arriva la notizia che Mauro Icardi, il calciatore del Galatasaray, ex dell'Inter e del Paris Saint-Germain, si sposta in Turchia. Avrebbe conosciuto una nuova fiamma dopo la separazione dalla moglie Wanda Nara. Si tratta di Devrim Özkan, attrice e modella. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Pubblicità con il cuore. Sette magnifici sette. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Vivian era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato ieri le seconde tre coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani i finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Abbiamo deciso di intraprendere strade separate, dopo tanti anni insieme. Ecco cosa ha postato dopo la rottura della sua storia d'amore di Valentina Ferragni, influencer da milioni di follower, e Luca Vezzil. La loro storia è durata quasi 9 anni, tra convivenza e promesse importanti. Dopo le chiacchiere di crisi e un periodo di lontananza la scorsa estate, è arrivato l'addio definitivo. Cosa succederà nel 2023? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. A fine gennaio la separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi e le chiacchiere hanno fatto il giro del web. La coppia era solida e sposata da più di 10 anni. Hanno deciso di prendere strade diverse. La bella conduttrice e Trussardi non hanno rivelato le cause che hanno portato alla drastica decisione. La bella svizzera ha avuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini, mentre si chiacchiera che Trussardi il flirt lo ha avuto con Pamela Barretta. Ma quindi come stanno ora le cose? Che sia il 2023 sia per loro l'anno della riconciliazione.
Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? La separazione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Con due comunicati diffusi dall'ANSA, rigorosamente separati, Ilari e Francesco hanno annunciato la fine del loro amore dopo più di 15 anni e 3 figli insieme: Chanel, Christian e Isabel. Hanno iniziato a agire gli avvocati, storie di Rolex rubati e la comparsa di una nuova figura. Totti ha trovato una nuova fiamma, Noemi Bocchi. Anche la conduttrice ha voltato pagina e ritrovato la felicità accanto all'imprenditore tedesco Bastian Müller. Domani è un altro giorno. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Viviana era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato oggi le prime 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani e dopodomani le restanti 6. Non sono queste le storie d'amore e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Alessia dice: abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà a esistere. È finito la storia. Dopo 8 anni, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. E infatti, la conduttrice ha ribadito che resterà uguale il rapporto che lega Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi, nati della precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Filippo Inzaghi. I due, sposati da 9 anni, sono stati a lungo una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Ma il loro matrimonio veniva dato per spacciato dalle chiacchiere da oltre 2 anni e mezzo. Chi sarà il nuovo amore di Alessia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. È un sentimento cambiato quello che lega oggi i due VIPs Lisa Bonet e Jason Momoa. L'amore tra noi prosegue, in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti, ha scritto la coppia quando hanno annunciato la separazione dopo 15 anni di amore e 2 figli. La scelta è stata presa con molta sofferenza, ma era necessaria per vivere le rispettive vite. La star di Aquaman non vuole più proseguire con la bellissima modella Lisa. Ora Jason e Lisa cercano di trascorrere molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto l'uno nell'altra. Avrebbe detto un amico della coppia al magazine. Cosa succederà 2023? Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? Il matrimonio è precipitato all'improvviso, quello tra il campione di football americano e la bellissima modella. A qualche mese di distanza dal loro 13° anniversario, è stato annunciato sui social la fine del loro amore. Si sono lasciati amichevolmente, senza confessare i motivi. La coppia ha mantenuto un rapporto civile per il bene dei figli, così come hanno fatto tutte le altre coppie che si sono dette addio in questo 2022. Il giocatore ha già puntato la modella slovacca Veronika Rajek, 26 anni. Si chiacchiera che è la nuova fiamma di Tom Brady. Su internet e sui social credono che i due possano avere una relazione, ma non abbiamo notizie certe che lo confermano. Cosa succederà a queste stars nel 2023? Amore? Sono l'avatar di Clark Gable. La mia storia d'amore nel film Via col vento con Rossella era un'altra cosa. Federico Nicotera e Carola Carpanelli, 2 dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne presentata da Maria De Filippi.
Non è questa una storia d'amore? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sono stati visti insieme dopo la fine del loro rapporto d'amore, la cui fine è stato reso noto lo scorso giugno dalla coppia e da Federico tramite un post su Instagram, confermato poi da Carola. Cosa è successo? Al momento non sappiamo dire altro. Ma siamo curiosi di sapere come va a finire. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. La storia è nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi. Federico come tronista, lei nel ruolo di corteggiatrice che dopo svariati problemi accaduti durante la vita di coppia è stata interrotta. Dice Carola, la causa non sarebbe il tradimento da parte di Federico, ma il modo di pensare differente che avrebbero portato i due ad allontanarsi. Ecco cosa aveva detto Federico, dicendo di averci creduto fino alla fine. Pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio Da che parte stai? E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Le chiacchiere dicono che Carola e Federico sarebbero visti insieme in un salone di bellezza a Roma, dove Carola era andata a tagliarsi i capelli. In seguito l'ex tronista l'avrebbe raggiunta all'interno del salone di bellezza, nella quale la parrucchiera di Carola ha registrato una diretta, inquadrando i due personaggi coinvolti nel gossip. È diventato virale sui social il video in cui si vede Carola presso il salone di bellezza di Roma, e mentre una hairstylist le sta sistemando i capelli, dalla grande vetrata che dà sulla strada compare Federico. Sembrerebbe che su Twitter siano state pubblicate anche foto dei nicotelli sorridenti mentre si trovano proprio all'interno di Hair Couture. I fan della coppia sono tutti felici. Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio o la storia d'amore nel film Titanic con Rose era un'altra cosa. Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro. Non è questa una storia d'amore e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Le cose non sempre vanno come nei film. E il rapporto per gli ex GFini sembrerebbe naufragato. Ecco le parole di Oriana. Oriana comprende che i suoi fan lo fanno in modo carino, così come è consapevole che molte persone si affezionano tantissimo alle coppie nate nei reality. Le cose però non sempre vanno come nei film. Vedere in forma carina, perché lo so che lo fanno in forma carina. Mi prendete in giro che vado a vedere questa persona o a volte pensate che le storie sono in risposta per provocare? No. Nessuna storia per provocare nessuno. Giuro ragazzi. Io non faccio questo gioco. Anche se sembro una bambina, giuro che alla fine ho 31 anni. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Continua Oriana, io voglio una vita seria, voglio una famiglia. Voglio tutto quello che forse non sembra che voglio, ma che in realtà voglio. Quindi forse lo fate con una buona intenzione di mandarmi tanti video di questa coppia. Ma quando le cose non vanno più, basta, finisce lì. E non succede niente, potete seguirci ognuno dalla sua parte e non succede niente. Non voglio dire a nessuno, no, venite con me, no, andate con lui. Ma figurati. Chi sono io per dire una cosa del genere? Io non ho nessun tipo di guerra con nessuno, quindi io vi chiedo solo, se mi volete aiutare, se mi volete bene, di non insistere in questo. Adesso insisto io. Ripeto, so quanto la gente si può affezionare a una coppia, lo so. Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, da che parte stai?
e dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Semplicemente vi chiedo. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi, non succede niente. Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Voglio tantissimo i miei amici. Ero innamorata di questa persona. Tutto l'amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Io l'ho detto, mi sono innamorata, non era solo voler bene. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto, ok? Come l'altra persona che ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente, ragazzi, non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno. Ha chiuso Oriana. Ultime notizie. Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto dopo la morte di Maurizio Costanzo. Grazie per l'amore che ci avete fatto arrivare dopo quello che è successo. Brutti ricordi e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Pasqualino Maione ricoverato in ospedale. Non ce la faccio più. Non è fortunato in ospedale ancora una volta. Ex volto di Amici di Maria De Filippi, nella 7ª edizione, quella vinta da Marco Carta, per capirci. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. I suoi fan ricordano che in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pasqualino Maione non si è mai ripreso del tutto dal Covid, contratto per ben 2 volte consecutive la malattia lo scorso anno. Il Covid avrebbe aggredito l'ex stella del talent show di Canale 5 in un modo aggressivo, provocando una degenerazione della malattia. È questo il motivo perché Pasqualino si è allontanato per un periodo dai social e quando ci torna aggiorna sempre i suoi fan sul suo stato di salute. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e partecipate al quiz Indovina chi canta queste canzoni. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Ecco cosa ha detto Pasqualino. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L'infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo. Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno preso appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio. Chiude così il cantante. Tanti auguri di guarigione. Amore? Sono l'avatar di Amadeus, ho detto, se mi mandano via, vado via. Che devo fare? Ha detto. Sono consapevole che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato. Annalisa si è sposata, di nascosto senza far sapere nulla alla stampa. Quindi fiori d'arancio e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. È arrivato il giorno più bello per Annalisa Scarrone e Francesco Muglia il 29 giugno, hanno detto il fatidico sia ad Assisi, nella Basilica di San Francesco. Avevano detto di sposarsi il 1 luglio a Tellaro, Borgo di Lerici, in Liguria, e in barba a tutti hanno deciso di sposarsi in gran segreto nella città di San Francesco con rito religioso. Annalisa e Francesco sono convolati a nozze durante una cerimonia intima, all'oscuro dei media e della stampa. Secondo le chiacchiere in TV i neosposi avrebbero detto il fatidico sì intorno alle 18:30. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. La coppia si è conosciuta nel 2016, durante un evento per Costa Crociere dove Francesco Muglia è vicepresidente dell'area marketing, e da allora non si sono mai lasciati. Annalisa e Francesco sono molto riservati e il matrimonio annunciato a Tellaro aveva creato molte attese.
Nel suo profilo Instagram Annalisa ha pubblicato alcune foto romanticissime che la vedono indossare un meraviglioso abito da sposa, esclusivo, ma in linea con il suo stile rock. Ha scelto un abito bianco in pizzo corto, attillato, con collo alto e maniche lunghe, firmato Dole Gabbana. I capelli Annalisa ha scelto di raccoglierli in una coda alta. I fan sono felici e hanno commentato con numerosi auguri di felicità. Nel salutare ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e partecipate al quiz. Indovina chi canta queste canzoni. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Condoglianza. Sono l'avatar di Milly Carlucci, un lutto che non volevo annunciare e che fa veramente male all'anima. E come sempre adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Il dolore per Caroline Smith è veramente forte, ci mancherà molto. Sapevamo tutti che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi e come succede in questi casi si mette la testa sotto la sabbia, pur di non pensarci. Una perdita gravissima è quella da poco annunciata. Caroline Smith è la famosa ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, nata a Glasgow nel 1960. Dal 2007 è conosciuta anche nel nostro paese perché era una presenza fissa in veste di giuria, nel noto programma della Rai, condotto da me, Ballando con le stelle. Come già detto, dal 2007 lavoro a stretto contatto con Milly Carlucci, facendo parte della giuria fissa di Ballando con le stelle. Nel 2015 ha confessato di avere un tumore al seno, purtroppo recidivo già per la terza volta, come aveva dichiarato Caroline nella trasmissione di Domenica in Amara Venier. È questo il motivo perché è diventata testimonial dell'AIRC. Caroline Smith e il tumore, quando è tornato, per la terza volta, è stato devastante. Avevo paura di morire. Ho scoperto il cancro grazie ai miei cani. Ho avuto momenti di cedimento. Mi piace vivere. Ho una lista lunga di cose da fare. Voglio aiutare più donne possibili a ritrovare se stesse. E ho iniziato un nuovo progetto per le pazienti oncologiche che vogliono danzare. Una grande perdita e noi di Chiacchiere in TV sappiamo cosa vuol dire perdere un'anima bella. Stai in pace, Milly. 7 magnifici 7. Sono l'avatar di Bella Hadid, gira la voce di una mia partecipazione al GFV Pot, sono fake, Chiacchiere in TV. Ho detto adoravo l'alcol ed ero arrivata al punto in cui avevo iniziato a cancellare le serate perché sapevo che non sarei stata in grado di controllarmi. Tu non bere e se vuoi essere aggiornato iscriviti, adesso, qui sotto e attiva la campanella. Chi preferisci tra i primi 3 dei 7 fichi di Uomini e Donne? 7. Eugenio Colombo, uno dei tronisti più affascinanti che il dating show abbia mai portato nei suoi studi. La faccia da uomo che non deve chiedere mai, occhi trasparenti e profondi come il mare cristallino, sorrisetto da paravento e labbra carnose. Quante di noi avrebbero voluto essere Francesca Del Taglia? Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. 6. Andrea Offredi, fascino del bel tenebroso, oseremmo dire da paravento anche lui. Quel ciuffo ribelle, continuiamo ancora a sognarcelo la notte. Per non parlare poi di quello sguardo che affascina e incanta. Elegante e uomo di classe anche in tenuta da postino. Fatelo venire a casa mia e la posta la prendo con piacere. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e votare il sondaggio, chi preferisci dei primi 3 dei 7 magnifichi di Uomini e Donne. Marco Fantini, il tronista per eccellenza di Uomini e Donne. Viso da furbone ed ad angelo ed eleganza da giovane alla moda consumato. E quel corpo che sembra essere stato creato da uno scultore. Neanche lo stress e la responsabilità di aver avuto 3 bambini che corrono per casa hanno cambiato il suo fascino. È anche lui un magnifico. 4. Giorgio Alfieri.
La prima volta che è entrato nello studio le donne si sono leccate le orecchie e hanno pensato che questo uomo fosse uscito da una fiaba, per adulti. Sorriso ammaliante, lunghi capelli scuri e fascino fatemi passare so tutto io da metterti co. Oggi è ancora più macho di prima. Che dire, un uomo super. 3. Francesco Monte. Volto da bravo ragazzo, oseremmo dire quasi da bambino. Occhi azzurri dove perdere l'anima, barba sempre curata. Francesco sembrava essere il principe di una favola vietata ai minori di anni 18. L'uomo che tutte le suocere lo varrebbero a casa per le figlie. Quante avremmo voluto consolare dopo la burrascosa rottura con Cecilia Rodriguez? Alzate la mano? Tutte. 2. Costantino Vitagliano. Costantino è il tronista più conosciuto d'Italia grazie al programma di Maria De Filippi. Sono passati quasi 20 anni dal suo trono, il tempo vola. Non è possibile parlare di tronisti senza pensare a Costantino, è entrato nella storia del canale. Costantino lo conoscono tutti, anche chi non ha mai guardato una puntata di Uomini e Donne. E che sia il più bello è tutto da vedere. 1. Francesco Arca. Uomini e Donne, La Fattoria, i tanti film. Lo ricordiamo con un fisico statuario e ha posato nudo per un calendario. Molto sexy, Arca ha un grande fascino da vendere, tutto muscoli. Volto da macio e tutte le donne gli cadono ai piedi. Quasi quasi ci faccio un pensierino. Non dimenticate di votare i sondaggi. Hanno chiesto. Prima opinionista al GF VIP. Sono l'avatar Jason Momoa gira la voce di una mia partecipazione al GF VIP 8 sono fake, chiacchiere in TV. Ho detto è importante provare tutte le emozioni, non ci può essere solo gioia. Non puoi provare la vera gioia fino a quando non hai anche sofferto. Sì, è importante provare ogni tipo di emozione. Se anche tu vuoi un'emozione e essere aggiornato iscriviti adesso, qui sotto e attiva la campanella. Chi preferisci tra gli opinionisti del GF VIP? La nuova edizione del Grande Fratello è già in fase di preparazione e stanno emergendo nuovi nomi come possibili opinionisti. Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tra i tanti che si trovano in internet ne proponiamo 3, Paola Barale. La ricordano per i due famosi protagonisti del piccolo schermo come Raz Bigan e Gianni Sperti. 2 ex fidanzati, 1 ex marito, che non ama ricordare. L'allontanamento dal mondo dello spettacolo di Paola Barale è accaduto quando era all'apice del successo. Ogni tanto la vediamo intervistata o ospite in qualche programma televisivo. Ora un grande rientro al Grande Fratello, VIP 8. Secondo opinionista al GF VIP 8. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Chi non conosce Emanuele Filiberto? In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, però, il principe di Savoia ha detto: la televisione è bella, senti l'affetto del pubblico che ti segue, è gratificante, ma anche pericolosa. Ho partecipato a programmi di successo e ho lavorato con persone eccezionali come Maria De Filippi e Mili Carlucci. Ma la mia strada non era quella di fare il presentatore. C'è un momento per tutto e poi ho superato i 50 anni e bisogna lasciare la TV a chi la sa fare. Ora ho altre motivazioni e altri progetti. Certo che sarebbe interessante vederlo nel ruolo dell'opinionista. Terzo opinionista al GF VIP 8. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare il sondaggio chi preferisci dei 3 VIP come opinionisti al GF VIP 8. Dopo essere stata una delle protagoniste della musica dance negli anni 80, Amanda Lear tra gli anni 90 e 2000 si è dedicata al piccolo schermo, in qualità di presentatrice sia in Italia che in Francia.
Ne sono un esempio programmi come Il brutto anatroccolo, su Italia 1 e La grande notte del lunedì sera, su Rai 2 o il francese, La folle histoire du disco. Di recente, ospite di una trasmissione, ha presentato il suo nuovo toy boy trentenne Anthony Hornets. Molte volte chiedo ad Anthony perché mi frequenta, sono più grande di lui, ho le rughe. E lui mi risponde che sono più interessante, con una coetanea si annoierebbe a morte. È meraviglioso svegliarsi nello stesso letto dopo una notte d'amore. E oggi non mi vergogno più di farmi vedere per quella che sono. Non mi vergogno più del tempo che è passato e ho una bellezza diversa, che i miei ragazzi amano. Ti piacerebbe averli negli studi del Grande Fratello, V8. Prima coppia nata al GF VIP 4. Sono l'avatar di Michelle Hunziker, ora sono in vacanza e ho detto che l'autostima è il problema di molte donne. Se le donne sono nude sui settimanali, vanno bene, se invece sono un po' inscosciate a Striscia la Notizia, sono sottocultura. La verità è che Ricci, pure in questo, inventandosi le veline, fu un genio. Se vuoi mantenere la tua autostima e essere aggiornato, iscriviti, adesso, qui sotto e attiva la campanella. Chi preferisci tra le coppie nate al GF VIP 4 e 5? Clizia in Corvaia ha detto che in questi 2 anni sono cambiate moltissime cose. Ormai viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo un bimbo e la nostra famiglia allargata 2.0, come molti in Italia. Mentre prima censura di più perché non avevamo 2 bambini e quindi condividevamo sempre sui social. Sento il vostro affetto. Siamo abituati a dei personaggi che condividono ogni istante sui social, invece non funziona così. Ci sono degli istanti che devono essere solo nostri. Questo è necessario accettarlo, non è che tutto va filmato. Vi voglio bene e grazie, perché ci seguite e amate da più di 3 anni. Ha concluso la compagna di Paolo Ciavarro. Seconda coppia del GF VIP 5. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Dopo l'amore scoppiato nella casa di Cinecittà, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano la loro relazione. Stanno insieme ormai da anni e convivono a Milano. Grazie per avermi fatto incontrare questa persona meravigliosa, ha scritto Andrea su Instagram a Capodanno. Partecipato alla Milano Fashion Week, scelta come testimonial da Impero Couture, per cui sfila anche alla 14ª edizione di Mia Sposa, la fiera degli sposi e della cerimonia. Da settembre 2021 a giugno 2022 diventa conduttrice del programma Casa Chi. Una bella coppia, non trovate? Terza coppia del GF VIP 5. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare il sondaggio Chi preferisci tra le coppie formate al GF VIP 4 e 5? Tutto bene in casa Pretelli. Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli sono in vacanza a Saint-Tropez in Francia. Giulia ha pubblicato un video su Instagram nel quale si mostra in tutta la sua felicità. I fan sono felici di questo, ecco alcuni commenti. Bravi amori. Fate bene ad esserne grati, siete i più belli, i migliori, i più tutto. Da sempre e per sempre con voi, e anche di qualche personaggio illustre come Elettra Lamborghini. Un saluto da Ibiza. E lo stesso Pierpaolo scrive: Cuore. Sono 3 belle e innamorate coppie. È difficile scegliere la migliore? Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella.
Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina, e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.